1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova microfono, registrazione audio e video con la nuova dashcam Cievie D100. 1, 2, 3, prova microfono. A dopo. Ciao amici, benvenuti nel canale Fancasky. Oggi torniamo a parlare di dashcam. Andremo a recensire una dashcam tutto sommato piccolina, essenziale, con due canali. Trattasi di Cievie D100. Come vi dicevo, una dashcam molto piccola e semplice in quanto ha due canali, il canale frontale, quindi la dashcam principale che può registrare fino in 4K ed ha un angolo di visuale di 170 gradi, mentre il modulo aggiuntivo può essere posizionato o internamente al nostro abitacolo o posteriore alla nostra vettura e registra in 1080p ed ha un angolo di visuale di 150 gradi. Abbiamo un wifi da 5 GHz, può registrare su micro SD, in questo caso fornita di serie da 64 GB, ma possiamo ampliarla fino a 256 GB. Acquistando questo modulo 24 ore opzionale, possiamo sfruttare questa dashcam anche come monitoraggio di parcheggio. La dashcam, anche essendo molto piccolina, quindi ben mimetizzabile all'interno della nostra vettura, possiede anche un display da 3,8 pollici. Ed infine volevo segnalare due cosette che a mio avviso sono molto interessanti, e cioè la prima è che con questa dashcam abbiamo la possibilità di bloccare un video basta cliccando sul pulsantino laterale, e la seconda cosa molto interessante che stanno utilizzando un po' su tutte le dashcam di ultima generazione è che non ha più una batteria interna ma utilizza un supercondensatore. Costo? Questa è sempre la nota un po' dolente della recensione. Allora ragazzi, vi ripeto, non è una dashcam costosa, come ho detto all'inizio è una dashcam molto semplice, piccolina e per chi non cerca cose sofisticate. Il costo su Amazon è di 80 euro, però c'è un buono sconto direttamente su Amazon del 20%, quindi alla fine ci viene a costare 64 euro. Sto facendo i conti. Quindi devo dire che con 64 euro ragazzi abbiamo un prodotto finito. Poi ovviamente se volete anche il monitoraggio di parcheggio dovete acquistare a parte però il kit 24 ore. Detto questo, io andrei a vedere il contenuto della dashcam e poi ci trasferiamo fuori per andare ad installare il tutto sulla mia bestia, sulla mia Nissan Qashqai J11. Venite! Allora, vediamo brevemente il contenuto della confezione. Dashcam posteriore, che può essere, ripeto, collegata o all'interno dell'abitacolo o posteriormente alla nostra vettura con attacco dedicato. Una micro SD da 64 GB fornita con la dashcam. Una leva in plastica, molto utile. Due ricambi di adesivi per la dashcam più due pellicole antistatiche. Abbiamo la presa accendisigari con una seconda uscita USB attacco di tipo C. Il libretto di istruzioni con lingua anche in italiano. Il modulo 24 ore, ripeto opzionale, ragazzi, va acquistato a parte. Ed infine abbiamo la nostra bella D100. Come vi dicevo, molto piccolina con l'attacco a scorrimento. Leggera, piccola. Sì. Aspettate che ci riesco. Ok. Telecamera frontale che registra fino in 4K, fessure per raffreddamento della dashcam, display piccolino come vi ho detto posteriore, abbiamo lo slot per la micro SD, attacco per la telecamera posteriore e alimentazione. Nella parte opposta abbiamo il pulsante multifunzione, quindi questa va collegata sul parabrezza e poi va regolata, quindi l'inclinazione la troviamo una volta che abbiamo posizionato la dashcam. Mi sembra di aver detto tutto, quindi a questo punto non ci rimane altro che andare fuori.
Ragazzi, la scelta della posizione di una dashcam è oggettiva ma anche soggettiva, quindi ovviamente se la dashcam è molto piccola come questa possiamo tranquillamente inserirla qua sotto perché non dà fastidio alla guida, quindi non ci limita la visuale di guida. Ora andiamo a vedere come posizionare il kit 24 ore. Quindi vi faccio vedere i fusibili che utilizzo solitamente io per il kit 24 ore o per il modulo 4G, e poi facciamo passare il filo come al solito internamente, lo facciamo uscire qui dalla console centrale in modo che non si vede nulla. In questo caso utilizzo i fusibili già preinstallati sul modulo 24 ore, in quanto è presso fuso, ragazzi, vedete, è un fusibile solo, anche se consiglio sempre di utilizzare questi adattatori con due fusibili, ok, uno per il circuito della macchina e uno per la dashcam. Il positivo, questo rosso scritto ACC, io lo collego ai sedili riscaldabili. Se non avete i sedili riscaldabili cercate un fusibile dove quando accendete il quadro arrivano i 12 volt, misurate con un tester e lo andiamo a collegare qua. Il giallo B+, in questo caso segnato, dobbiamo collegarlo sempre ai 12 volt. Io ho la riserva qui in fondo anche qui, quindi cercate un fusibile dove siano presenti sempre i 12 volt. E la massa lo andiamo a collegare a questo bullone qui sotto. Ragazzi, una volta che avete collegato il modulo 24 ore, qui ci sono due tasti più e meno, vedete, servono per regolare il voltaggio. Al di sotto di questo voltaggio la dashcam viene scollegata per risparmiare la batteria, quindi per regolare basta tenere premuto un pulsante, vedete, lampeggia, e da qui possiamo regolare 11,8, 11,9, 12, 12,1 e così via. Io solitamente lo imposto a 12 volt in modo che così mi preserva la batteria, lampeggia e memorizza il voltaggio. A posto. Arrivati a questo punto apriamo l'applicazione. Allora, accendiamo il quadro prima, ovviamente, per dare alimentazione alla dashcam e poi apriamo, sentite che si accende la dashcam ed ora possiamo entrare nell'applicazione. Aggiungi fotocamera. Necessita di un permesso la posizione del wifi, ok. Mentre usi l'applicazione va a ricercare eventuali dashcam, installazione, ok, successivo. Selezioniamo il wifi della dashcam e andiamo a vedere come si intitola. Allora, eccola qua, CEVIE D100. La password presumo sia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8. Vediamo se ci ho azzeccato. Wi-Fi connected. Ok, connessione al wifi riuscita. Torniamo indietro ed eccola qua, siamo dentro l'applicazione. Vedete, questa è la telecamera frontale. Da qui possiamo andare a vedere la telecamera posteriore. Eccola qui, girando il telefono si mette a schermo intero. Possiamo attivare o disattivare il microfono, scattare una foto. Ok, torniamo alla dashcam anteriore. Eccola qui, da qui entriamo nelle impostazioni. Blocca il video. Registrazione suono, possiamo attivare o disattivare il microfono. Volume altoparlante medio, possiamo impostare fino al massimo. Risoluzione video 4K, 2K o Full HD. Parliamo della dashcam anteriore 4K, mentre quella posteriore vedete Full HD.
registrazioni in loop, quindi opzione di registrazione, possiamo scegliere 1 minuto, 3 minuti o 5 minuti. Questa durata va anche a interferire sulla durata del video che registra in modalità di sorveglianza di parcheggio. Quindi se mettiamo 1 minuto, la dashcam si accende e registra 1 minuto, 3 minuti o 5 minuti, quindi io metterei 1 minuto. Antisfarfallio 60 Hz, filigrana del tempo, praticamente viene impostato nel video la data, ora, posizione, tutto quello che necessita per poter andare a contestare una multa o un sinistro, quindi lasciate tutto come sta. Ribaltazione telecamera posteriore, sinistra e destra, dipende come installate la telecamera posteriore, abbiamo la possibilità di ruotare l'immagine o capovolgere l'immagine. Luci di stato, i LED che sono presenti sulla dashcam, tempo 24 ore, formato della data, giorno, mese, anno, rear flip, rotazione frontale, auto, quindi dipende da come andiamo a regolare la telecamera principale, rilevamento di collisione, qui possiamo scegliere il livello medio, minimo, insomma disattivare minimo, medio o massimo, proviamo con medio. Tempo di spengimento dello schermo, io ho impostato 30 secondi, ma possiamo anche disattivare il display. Wi-Fi 5 GHz, disattivando questa opzione avremo il Wi-Fi da 2.4. Modalità di monitoraggio di parcheggio, quindi quando installiamo il kit 24 ore esce fuori questo menu. E da qui possiamo scegliere, qui ci avvisa che se scende sotto un livello di soglia va a scaricare la batteria. Allora, possiamo disattivare, scegliere sveglia, che sarebbe la modalità di rilevamento di collisione, o registrazione del contratto 12 o 24 ore, che sarebbe la registrazione in time lapse. Quindi se mettiamo la registrazione in time lapse 24 ore, la dashcam registra per 24 ore consecutivamente, ok? Dopodiché si scollega. E da qui possiamo scegliere i fotogrammi al secondo che va a registrare, 1, 2 o 5 fotogrammi al secondo. Se invece andiamo ad impostare la modalità sveglia, la dashcam si accende solo se rileva un urto e va a registrare 1 minuto di filmato e poi si rispegne. Se riceve un altro urto, così via, registra 1 minuto di filmato e poi si rispenge, sia anteriormente che posteriormente. Nome del wifi, questo è il nome della dashcam, e password wifi. Possiamo andare ovviamente a cambiare la password 1 2 3 4 5 6 7 8 di default. Versione del firmware è formata la SD, che vi suggerisco di fare appena inserita, quindi quando entriamo per la prima volta nell'applicazione vi consiglio di andarla a formattare. Da qui c'è il reset delle impostazioni. Stop, non c'è altro. Start recording. Da qui andiamo a vedere i video già registrati nella SD. Eccoli qua, qui sono tutti i video che ha registrato sia la telecamera anteriore con tanto di audio che la telecamera posteriore. Possiamo scaricare il video e da qui o eliminare i video. Poi qui abbiamo le foto che abbiamo scattato sia anteriore che posteriore e possiamo scaricare anche queste. E qui abbiamo chiuso, che sarebbero i video praticamente bloccati, ma non abbiamo nulla al momento. Start recording. Non c'è altro, ragazzi, quindi adesso non ci rimane altro che andare a provare le modalità di monitoraggio di parcheggio, che sono le cose che mi premono di più, e vedere ovviamente come si vedono i video sia anteriormente che posteriormente. Vamos! Siamo giunti sul punto dei test, classico punto in spiaggia, ragazzi. Allora proviamo come prima soluzione la registrazione in time lapse, quindi monitoraggio di parcheggio tramite time lapse. Spegniamo l'auto. Stop recording. Start time-lapse video. Ok, è partita la registrazione in time lapse.
Eccoci, vi ritorno. La telecamera, come vedete, è accesa, lampeggia il LED blu. Per accendere il display basta cliccare sul pulsantino, vedete che sta ancora registrando finché non accendiamo la nostra autovettura. Dal momento che accendiamo la nostra autovettura passa in automatico alla registrazione normale, ok? Vi faccio vedere. Quindi accendiamo l'autovettura. Stop time-lapse video. Start recording. E torna a registrare normalmente, quindi devo dire che questa opzione funziona perfettamente. Passiamo ora alla seconda modalità, quindi il rilevamento di collisione. Andiamo nel menu monitoraggio di parcheggio dove siamo andati prima e attiviamo sveglia ragazzi, ok, e mettiamo come rilevamento di collisione sensore alto, quindi al massimo, vediamo la sensibilità. Spengiamo l'auto. Stop recording. La dashcam si è spenta completamente, ok? Vediamo adesso l'urto come deve essere consistente per farla ripartire. Vamos! Partita. Start recording. Luce blu lampeggiante significa che sta ancora registrando. Avete sentito? Ora si è spenta nuovamente. Seconda prova terminata con successo, direi. L'urto è abbastanza consistente, ma avete visto che parte tranquillamente la registrazione e registra ovviamente quello che abbiamo davanti o posteriormente alla nostra autovettura. Quindi se qualcuno ci riga l'auto, Ma che cazzo dici? quindi se qualcuno ci danneggia l'auto, vabbè. Andiamo bene. Quindi se qualcuno danneggia la nostra auto lateralmente, non viene ripresa una beata minchia. In che senso? Ma ragazzi, le telecamere 2 canali sono queste, registrano anteriormente e posteriormente, o al massimo inserendo il modulo posteriore all'interno dell'abitacolo per riprendere internamente. Non è che ruota e comunque va a registrare a 360 gradi. Purtroppo il limite di queste dashcam è proprio questo qui. Ve lo dico perché mi dite spesso se queste dashcam possono rilevare il problema lateralmente. Non lo possono fare, ragazzi, mi dispiace moltissimo. Che vuol dire? Che te la vinde il culo. Il pulsante laterale, ragazzi, multifunzione. Se il display è spento e la dashcam accesa, va a riaccendere il display. Quando il display è acceso e vogliamo bloccare un video, basta cliccare nuovamente Video locked. e va a bloccare un video. Se teniamo in maniera prolungata il pulsante, va a resettare tutte le impostazioni della dashcam. Ovviamente il display non è touch, ma possiamo comunque vedere le informazioni presenti, se attivo il wifi, la durata della registrazione e quant'altro. Quindi possiamo vedere le opzioni attive o non attive.
Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Abbiamo visto insieme le caratteristiche di questa dashcam della CEVIE modello D100. Cosa mi è piaciuto? 1. Prezzo contenuto. Vi ricordo che intorno ai 65 euro si può acquistare su Amazon e qua sotto poi trovate tutti i link di riferimento. 2. Funziona perfettamente, le due opzioni di monitoraggio di parcheggio funzionano perfettamente, quindi è un orologio svizzero, come si imposta parte e registra le riprese che va ad effettuare durante le ore diurne e cioè funziona bene durante il giorno, quando c'è abbastanza luce le riprese vengono perfette, soprattutto con la dashcam anteriore che registra fino in 4K. Ovviamente ci sono delle piccole cose da andare a migliorare come su tutti i prodotti tecnologici, e cioè la prima cosa è sicuramente il sensore di collisione, il sensore G. Allora mi spiego: se mettiamo al massimo della sensibilità funziona perfettamente in modalità di monitoraggio di parcheggio, nel senso che quando diamo una botta alla nostra autovettura, avete visto un urto, parte e inizia la registrazione di 1 minuto e si spegne. Però se lo lasciamo alla massima sensibilità, quando viaggiamo con la nostra autovettura, ogni buchetta che prende blocca un video. Video locked. Video locked. Video locked. A lungo andare ci troviamo la SD piena di video bloccati, quindi ci vorrebbe una via di mezzo. La seconda cosa è per quanto riguarda le riprese durante le ore notturne. Raga, qui diciamo che fa un po' difficoltà, anche se registra in 4K, comunque di notte perde molto di dettaglio, soprattutto per la telecamera posteriore. Gli diamo la sufficienza per essere bravi. Per il resto non ho notato altre cose particolari. Semplice da utilizzare, piccola, si può mimetizzare dappertutto. Se non avete grandi esigenze, questa è una dashcam che fa per voi, ovviamente con le limitazioni che ha la dashcam a 2 canali, quindi lateralmente ragazzi non riprende una beata minchia. È chiaro sto fatto! Detto questo, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vasci a ammazzare, e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, statevi bene ragazzi, buona estate a tutti, inizia a fare caldo, ciao.